Ciao amiche ed amici, bentrovati, è volata già una settimana e siamo nuovamente qui col nuovo appuntamento settimanale. Vedremo come realizzare il progetto che avete visto in anteprima e anche questo è super facile e veloce da realizzare, soprattutto è alla portata di tutti. Tra l'altro la si realizza in un attimo, pensate che io ho impiegato una mattina, 5 orette basta ne avanzano. Considerate che l'ho pure foderata, ovviamente con qualche pausetta, è chiaro, mica sono stata lì per 5 ore di fila a fare il progetto, ecco. Comunque la borsa è completamente all'uncinetto, vedremo come realizzare un fondo rettangolare 20x10, anche se poi la misura si rivelerà poco più grande, ma questo dipende da diversi fattori, dalla mano, dall'uncinetto utilizzato e dal filato utilizzato. Il fondo rettangolare l'ho realizzato in maniera diversa dal solito, quindi non ho fatto il semplice fondo, ma l'ho lavorato con un determinato punto di lavorazione che già abbiamo visto nello scorso tutorial, ovvero il punto alto in rilievo, ma sappiate che seguendo lo stesso schema potete utilizzare anche il punto alto normale. Subito dopo lavoreremo appunto su questa base rettangolare il corpo della nostra borsa con un punto di lavorazione davvero semplice ma d'effetto. Si tratta semplicemente di archetti, punti bassi e ventaglietti. Poi lo vedremo. Per questo progetto, ma soprattutto per il punto di lavorazione, mi sono ispirata ad un post che ho visto tempo fa su Instagram. Si trattava appunto di un piccolo campioncino per far vedere la texture del punto di lavorazione, probabilmente ma quasi sicuramente lavorato con del cotone. Quindi ho preso ispirazione da questo post e ho detto ma sì, perché non ci realizziamo una bella borsa? Vediamo cosa ne esce fuori, come rende con il cordino, vediamo che rigidità conferisce, vediamo se con il cordino è più o meno traforato. Insomma, alla fine ci è uscito fuori un bellissimo progetto. Questa borsa è troppo graziosa. Tra l'altro ho semplificato il progetto ancora di più, perché anziché impazzire per la chiusura, manici, tracolla, cosa utilizzare, cosa non, ho detto ma sì, facciamo un modello secchiello, realizziamo un laccetto, lo inseriamo tra un punto e l'altro, basta tirare i laccetti e praticamente la borsa si chiude. Poi per quanto riguarda la tracolla ho utilizzato due semplicissimi moschettoni a ventaglio che li ho inseriti sulla parte superiore della borsa, una bella tracollina che tra l'altro già avevo con il salvaspalla in ecopelle. Ho detto ma sì, utilizziamo anche questo che si abbina perfettamente alla variante crema che ho utilizzato. Quindi tutto praticamente è caduto a pennello. Realizza questo, realizza quello e quell'altro, alla fine è venuto su un bel progetto. Io spero che piaccia anche a voi, anzi fatemelo sapere qui sotto con un commento e con un bel pollice all'insù, mi raccomando. Quindi come avete visto, oltre a quegli accessori nella variante argento ho utilizzato anche del cordino, sempre lo Swan Black, e ho utilizzato anche quest'oggi degli avanzi di filato, così ce ne liberiamo, anzi sappiate che il blu è finito. Poi ho utilizzato la variante azzurra, blu sport, bianco e variante crema. Anche qui siete libere di utilizzare un solo colore. Il quantitativo utilizzato ve lo lascio come sempre qui sullo schermo e poi ho lavorato il tutto con l'uncinetto numero 4. Ho utilizzato uno scampolo di tessuto per foderare il mio progetto perché è leggermente traforato, però se volete potete lasciarlo così com'è senza fodera. Vi mostro questo passaggio in maniera veloce, vi do tutte le misure utili, poi se vi va lo fate, altrimenti no. Anche lì ad ogni step del progetto vi do sempre dei consigli e dei suggerimenti. In questo modo voi siete libere di scegliere un'opzione piuttosto che l'altra. In questo progetto ci eviteremo di andare ad irrigidire il progetto perché per mio gusto personale non era necessario. Non ho messo rete né sul fondo né sul corpo della borsa, a parte che è traforato e poi un modello a secchiello secondo me non è necessario, soprattutto se lavorato in cordino, assolutamente no, perché comunque il cordino già garantisce una certa rigidità. Per quanto riguarda il fondo non l'ho irrigidito perché il punto che ho lavorato, il punto alto in rilievo, mi ha garantito, cioè ha garantito comunque al fondo, alla base, una bella rigidità. Quindi ho detto no, perché fare questo passaggio, saltiamolo, non è indispensabile in questo caso. Ho utilizzato anche due perline per decorare i due laccetti, ma poi vedrete tutto passo passo come sempre in maniera dettagliata. Bene, io mentre parlavo del progetto vi ho anche mostrato tutto l'occorrente che ci occorre per realizzare questo progetto. Io direi a questo punto di partire subito, vi riporterei
al tutorial di oggi. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di attivare la campanellina, così ogni qualvolta uscirà un nuovo video sarete prontamente avvisati, e seguitemi anche su Facebook, su Instagram per non perdervi i vari contenuti. Per qualsiasi informazione, lo sapete, mi trovate qui sul canale, sui miei social, tramite email. In ogni caso tutti gli indirizzi utili li trovate sempre sotto al video, anche i link dei materiali, così basta che cliccate su, verrete riportate automaticamente al materiale utilizzato. E questo era tutto, quindi partiamo, sigla! Partiamo subito con la realizzazione del fondo della nostra borsa, che misurerà 20x10. Io utilizzo un uncinetto numero 4 e lo Swan Black nella variante blu. Inizio subito andando a lavorare le prime 16 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sedicesima ed ultima catenella, che mi serve per ritornare indietro, ma non a maglia bassa bensì maglia alta. Come ben sapete vado a sostituire il primo punto alto con le due maglie basse e mi inserisco proprio nella seconda catenella, quindi qui abbiamo l'ultima catenella, la penultima, e mi inserisco nella maglia dietro al solito, quindi vado a lavorare i punti alti in queste costine qui dietro. Prendo il filo, chiudo a maglia bassa, poi entro in questa maglia che ho a sinistra, solo in questa riprendo il filo e ho così il mio primo punto alto. Procederò in questo modo per le altre 14 catenelle. In totale avrò 15 punti alti. Per cui prendo il filo, esco, lo riprendo, chiudo le prime due e le altre due. Sono 2 punti, terzo punto alto e 15. Perfetto, abbiamo completato la prima riga, ma lavoreremo in tondo. Questo significa che andremo a realizzare gli angoli e poi procederemo per l'altra riga. Come notate, lavorando i punti alti nella maglia dietro la catenella si andrà a verificare questo, ovvero ci ritroviamo semplicemente delle maglie composte da 2 asole e non solo la catenella. Fatto l'ultimo punto alto, andiamo a lavorare 2 catenelle, 1 e 2. Qui non è necessario andare a mettere marcapunti, perché comunque ad ogni giro faremo sempre gli aumenti in ciascun archetto di 2 catenelle, quindi avete sempre sotto occhio le 2 catenelle. Un altro punto alto sempre nell'ultimo punto. Ok. Ora aggiungiamo un secondo punto alto, un terzo punto alto, 2 catenelle di separazione, poi andiamo a lavorare l'ultimo punto alto, sempre nell'ultimo punto. Ora vi mostro la situazione qual è. La situazione è questa, che abbiamo formato un primo lato più corto, composto da, ripeto, un punto alto nell'ultimo, nonché il 15esimo, 2 catenelle, 1, 2, 3 punti alti consecutivi, 2 catenelle, un punto alto, che vale come primo punto alto dei 15 punti che ci ritroviamo qui. Quindi questo significa che andremo a lavorare gli altri 14 punti. E non solo, andremo a ripetere quello che abbiamo fatto qui anche dall'altra parte, è ovvio. Per cui procediamo, riprendo il filo, vado nel punto successivo, l'asola è ben visibile, proprio non potete confondervi, entrate, prendete il filo e fate il secondo punto alto. Filo, terzo punto alto e così via. 15esimo ed ultimo punto proprio nell'ultimo punto. Ok, qui siamo nell'ultimo punto e andiamo a ripetere quello che abbiamo fatto qui, per cui aggiungeremo le 2 catenelle, i 3 punti centrali e le 2 catenelle, ma non aggiungeremo l'ultimo punto perché già lo avevamo lavorato all'inizio, quindi attenzione qui. Ora ve lo segno,
Quindi questo è il primissimo punto lavorato proprio all'inizio, che si trova appunto nell'ultimo punto che abbiamo lavorato adesso. Spero di non confondervi. A volte proprio in questo passaggio qui di chiusura si va a fare l'errore di aggiungere questo punto, ma già lo abbiamo, quindi dobbiamo terminare con le 2 catenelle. Ecco perché a volte il nostro fondo rettangolare, ma non solo, anche quello ovale, a volte non viene realizzato in maniera regolare. Il trucco sta proprio qui. Quindi se voi seguite passo passo quello che io adesso vado a fare, non avrete alcun problema. Questo è garantito. Quindi, fatto l'ultimo punto, andiamo a fare le 2 catenelle e poi aggiungiamo un punto alto, sempre nello stesso punto, 1. Quindi vale come questo punto da quest'altra parte. Aggiungiamo altri 1 e 2 punti alti, sempre nello stesso punto, 1 e 2, perfetto. E adesso, ora vi faccio vedere, proprio come qui, fatti 1, 2, 3 punti, facciamo le 2 catenelle. Subito dopo c'è il punto alto, giusto? Quindi facciamo le 2 catenelle, ma non faremo l'ultimo punto perché lo abbiamo proprio qui, si trova nello stesso punto. Tolgo questo marcapunti e vado a chiudere semplicemente qui e vedrete che avrete lo stesso, faccio anche la catenella dopo aver fatto la maglia bassissima, vedrete che avrete lo stesso numero di punti sia su un lato che sull'altro lato. In questo modo avrete realizzato un piccolo fondo, una piccola base perfettamente rettangolare. Ora cosa succede? Che per far sì che questo fondo diventi sempre più grande dobbiamo andare a lavorare sempre gli aumenti. E dove li andiamo a lavorare? Semplicemente in ciascun archetto di 2 catenelle. Più facile di così davvero non si può, mentre i primi punti centrali, i primi 15 punti, rimangono sempre invariati. Andiamo avanti con il secondo giro. Per fare un qualcosa un po' di diverso, come sempre io cerco sempre di realizzare progetti sempre diversi tra loro, utilizzando perché no anche altri punti di lavorazione. Anche per questo progetto non faremo un punto su ciascun punto lavorando dei punti alti, ma li lavoreremo in rilievo, perché avere un fondo, a parer mio, per gusto personale, tutto in rilievo è spettacolare. Vedrete una certa continuità dei punti giro dopo giro. E andiamo a lavorare il punto alto in rilievo inserendoci in questo spazio alla nostra destra, prendendo il punto da dietro verso davanti, prendendo il filo e lavorandolo attorno al punto alto al di sotto. Chiudiamo il punto che abbiamo visto praticamente quando abbiamo lavorato nella scorsa settimana le mattonelle triangolari. Stesso punto, solo che anziché lavorarlo su un triangolo lo lavoriamo su un rettangolo, e anche qui siete libere comunque di andare a lavorare il punto alto normale, non in rilievo. Fatto questo, ripeto, prendo il filo, entro tra un punto e l'altro, da dietro verso davanti, riprendo il filo e lavoro il secondo punto alto in rilievo, 1 e 2. Riprendo il filo ed entro dal dietro verso il davanti, riprendo il filo, terzo punto alto in rilievo. E procederò così per gli altri 12 punti che mi rimangono. Dico 12 perché poi qui andremo a fare l'aumento. 15° ed ultimo punto. Adesso abbiamo le 2 catenelle. Qua semplicissimo, ragazzi. Dobbiamo fare l'aumento fatto da un punto alto, 2 catenelle e un punto alto nello spazio. Quindi prendo il filo e faccio il primo punto. Poi faccio le 2 catenelle e poi faccio un altro punto. Avete visto? Semplice semplice. Quindi stesso criterio del progetto precedente, applicato però su una forma rettangolare. Adesso abbiamo 3 punti alti qui al di sotto. Benissimo, andiamo a fare 3 punti alti in rilievo. Entro da dietro verso il davanti. Primo punto. Secondo punto,
prendo il filo, terzo punto, incontriamo di nuovo le 2 catenelle, quindi in automatico si accende la lampadina che ci dice che dobbiamo andare a fare l'aumento. Quindi punto alto, 2 catenelle, punto alto nello stesso spazio. Perfetto. Lato più corto, leggermente più grande rispetto al primo giro. Benissimo. Adesso da questo punto a questo abbiamo 15 punti e andiamo a lavorare 15 punti alti in rilievo. Nello stesso tempo, sebbene questi punti centrali rimangano sempre gli stessi, nello stesso tempo stiamo aumentando di 2 punti, ovvero un punto qui e un punto lì, quindi ci ritroveremo alle 2 estremità 2 punti in più ad ogni lato. Andiamo avanti, primo punto alto in rilievo e continuiamo per i prossimi 14 punti. 2, 3, 15° ed ultimo punto per quanto riguarda il lato più lungo. Adesso occupiamoci del lato più corto e andiamo a realizzare gli aumenti proprio come abbiamo fatto qui. Incontriamo le 2 catenelle, quindi un punto alto, 2 catenelle, un punto alto. Incontriamo i 3 punti consecutivi, un punto alto in rilievo in ciascuno. 1, quindi 1, 2, 3, perfetto, 2 catenelle, aumento. Vedete, viene in automatico. 1, 2, un'altra catenella e un punto alto. Ora subito dopo dovremmo fare l'ultimissimo punto alto. Fatto questo, andiamo a chiudere direttamente il giro. Vado nel primissimo punto lavorato, ovvero questo, prendo il filo e chiudo a maglia bassissima, catenella e siamo pronte per andare a lavorare il giro successivo. E come notate non fa una piega. Il nostro fondo è perfettamente rettangolare, quindi poi basta sistemarlo un po' con le mani perché giustamente lavorando i punti alti in rilievo tendo sempre a piegare il lavoro, quindi si stropiccia un po' e quindi per questo lo sistemo. Quindi abbiamo fatto già 2 giri, dovremmo continuare così per altri giri che adesso vi dico, o perlomeno finché non arrivo ai centimetri, alle dimensioni che mi sono prefissata e che vi ho detto all'inizio essere 20x10. Come dicevo prima, fino ad ora abbiamo realizzato soltanto 2 giri. Dobbiamo continuare seguendo sempre lo stesso principio per altri 3 giri a punto alto in rilievo, se seguite il tutorial passo passo, o a punto alto normale. Cambia ben poco, cambia solo il punto di lavorazione, lo schema rimane invariato. Il totale di giri per realizzare un fondo rettangolare 20x10 è di 5 giri, quanto meno per la mia mano di lavorazione e per l'uncinetto che sto utilizzando, ovvero il 4. Già ho fatto una prova e sono certa che le dimensioni saranno quelle lì, 20x10. Più o meno anche voi, in base all'uncinetto e alla vostra mano, raggiungerete quei centimetri. Se siete mezzo centimetro, 1 centimetro in più o un meno, ragazzi, poco cambia. Non fa nulla, 1 centimetro o in meno o in più non fa granché la differenza, per cui io direi di andare avanti così per i prossimi 3 giri, anche se vi dico fin da subito che probabilmente durante il quinto giro negli angoli non andrò a lavorare le 2 catenelle, ma farò dei punti pieni appunto per non creare questo spazio vuoto. Probabilmente andrò a realizzare 5 punti alti, non so, devo fare anche lì delle prove. Comunque continuiamo, mi farò viva non appena ho iniziato il quinto giro e mi ritrovo a questo angolo, al primissimo angolo. Bene, mi ritrovo nel quinto giro. Come vi dicevo prima, l'ultimo giro lo completeremo facendo l'aumento di 5 punti alti nello spazio di 2 catenelle. 2,
3, 4 e 5. Perfetto. È chiaro che se desiderate una base molto più grande, non 20x10, ma 22, 24 e così via, andrete a ripetere sempre il penultimo giro, quindi il quarto giro, e poi alla fine, per rifinire, per completare comunque la base una volta pronta, andate a ripetere questo giro che stiamo facendo insieme. Fatti 5 punti, continuo lavorando il punto alto in rilievo per tutte le maglie che ho al di sotto e andiamo a lavorare 5 punti alti proprio qui dentro. 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, questo sarà poi il risultato, per cui continuiamo. 5 punti angolo, punti in rilievo, 5 punti nell'angolo, poi andiamo a lavorare gli ultimi 1, 2, 3 punti in rilievo e andiamo a chiudere il giro, ma ci vedremo qui perché poi inizieremo col corpo della nostra borsa. Ok, andiamo a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto, catenella, e possiamo iniziare col corpo della borsa. Se come me decidete di lavorarla su una base 20x10, adesso vi faccio vedere che misura 20x10, siamo a 21 per 11. Vabbè, ci sta comunque, anche se volendo, se noi stiriamo un po' e sistemiamo la base, un mezzo centimetro in più lo acquisiamo sempre. Comunque va benissimo così, mezzo centimetro in più, un centimetro in più, come vi dicevo prima, non fa la differenza, anzi questa è una testimonianza di quanto avevo detto prima. Innanzitutto questo sarà il risultato ed è spettacolare, ragion per cui ho deciso di realizzare il mio fondo rettangolare in questo modo. C'è una continuità tra un giro e l'altro, come notate. Bellissimo, mi piace così. Dopodiché, se volete, potete irrigidire il fondo con un pezzo di rete. Andrete a tagliare le stesse dimensioni e nel passaggio che adesso vedremo lo andrete ad incorporare. Io non utilizzerò la rete, mi sta bene questa rigidità anche perché sto utilizzando del cordino e grazie al punto di lavorazione il mio fondo è rigidino. Poi quando andrete a lavorare gli angoli, nel terzo punto dell'angolo dei 5 punti andrete a lavorare 3 punti prendendo il quadratino dell'angolo, quindi 3 punti bassi. Dico punti bassi perché andremo a rifinire a punto basso. Entro direttamente nel primo punto e lo lavoro in costa retro perché voglio distaccarmi un attimino dal mio fondo. E se come me volete partire da delle fondamenta belle solide, oltre a lavorare la costina della maglia che abbiamo al di sotto, andate a lavorare anche quella dietro. Questa qui. Se non vi scoccia, fatelo, vedrete la differenza. E io lo farò. I punti rimangono più compatti e poi praticamente cosa succede? Che si alza il corpo borsa da sé, si distacca totalmente dal fondo, dalla base. Quindi io preferisco perdere 2 minuti in più per andare, ecco qui, a recuperare la solina, piuttosto che andare a prendere soltanto metà asola e poi avere spazietti vuoti, parti irregolari, insomma. Faccio in questo modo anche perché non sto utilizzando la rete. Ecco qui, vedete, basta che mettete il fondo in questo modo e entrate con l'uncinetto così, in automatico prendete entrambe le asole. E partiamo con il punto basso. Chiaramente se utilizzate la rete, come vi ho detto, andrete a fare l'aumento nel terzo punto con i 3 punti bassi. Questo significa che il giro di rifinitura in costa lo farete subito dopo, senza fare aumenti. Allora, qui come notate siamo arrivate al primo angolo, no? Vado a lavorare un punto in ciascun punto, nessun aumento. Quindi uno qui, uno qui, uno qui, uno qui e un altro qui. Ecco qui.
e ho lavorato il mio angolo. Vedete come il primo giro a punto basso si stacca tra virgolette dal fondo. Questo perché? Perché ho lavorato la maglia dietro, tutte queste asoline che ci ritroviamo del punto al di sotto le lavoriamo insieme alla metà catenella e questo sarà il risultato. Vi faccio vedere se prendiamo soltanto metà asola cosa succede. Così, giusto per farvi vedere, tanto che ci siamo. Ne lavoriamo qualcuno in più perché chiaramente l'effetto si vede lavorando più punti, non lavorandone solo 3. Ecco qui. Vedete la differenza? Guardate, punti molto più compatti ed omogenei, punti meno omogenei con spazietti vuoti e che non danno chissà quale sostegno, è anche un po' molliccio, un po' floscio tra l'altro rispetto ai punti lavorati come abbiamo visto, quindi a voi la scelta. Comunque io a questo punto direi di continuare da sole, tutto quello che abbiamo visto su questo lato e questo lato lo dobbiamo ripetere per tutto il giro. Andiamo a chiudere nel primo punto basso con punto bassissimo. Ok, nel frattempo che ho fatto questo giro di rifinitura, chiamiamolo così, ho contato anche i punti, mi ritrovo con 80 punti. E per me è un numero perfetto perché il punto di lavorazione che vedremo tra poco si lavora col multiplo di 5. A questo punto iniziamo. Questo punto di lavorazione si sviluppa lavorando 2 giri. Questo significa che per tutto il corpo della nostra borsa ripeteremo i primi 2 giri che adesso vedremo insieme. Iniziamo subito lavorando un punto basso nei primi 2 punti che abbiamo al di sotto, quindi qui abbiamo chiuso il giro, entriamo nuovamente, prendiamo tutto il punto e lavoriamo un punto basso. Punto successivo ripetiamo e abbiamo 2 punti bassi consecutivi. Dopodiché lavoriamo 3 catenelle, 1, 2 e 3 che vanno a sostituire i primi 3 punti al di sotto, quindi contiamo 1, 2, 3. Nel quarto punto iniziamo con il motivo, ripetendo sempre un punto basso nel primo, un punto basso nel secondo. Ok, 3 catenelle e ne saltiamo 3, 1, 2 e 3 e nel quarto andiamo a lavorare il punto basso. Ecco qui, si formeranno questi archetti separati da 2 punti bassi. Quindi secondo punto basso, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3 punti bassi li saltiamo e iniziamo con il motivo. 1, 2 e 3 catenelle. Saltiamo 3 punti e nel quarto iniziamo il motivo lavorando un punto basso qui e un punto basso qui. E andiamo avanti per tutto il giro. Termineremo chiaramente con le ultime 3 catenelle perché visto che mi ritrovo 80 punti ed il multiplo è 5, dobbiamo terminare con 3 catenelle perché subito dopo ci sarà nuovamente il motivo di 2 punti bassi. Ecco qui, come vi dicevo prima, mi rimangono gli ultimi 3 punti e tra queste 3 catenelle abbiamo il modulo dei 2 punti bassi e dei 2 punti bassi, quindi dobbiamo terminare il primissimo giro in questo modo, lavorando le ultime 3 catenelle e andando a chiuderci direttamente nel primo punto basso con punto bassissimo. Tutto fila come l'olio, quindi catenella, possiamo partire con il secondo giro che è diverso dal primissimo. Andremo a lavorare semplicemente dei punti alti all'interno di ciascun archetto che abbiamo al di sotto. Niente di più facile. Per fare questo cosa possiamo fare? Possiamo direttamente spostarci in questo modo. Quindi punto bassissimo, andiamo nel secondo e ci spostiamo a punto bassissimo e ci riportiamo all'interno dell'archetto di 3 catenelle e possiamo sostituire, faccio un punto basso e un punto basso sull'altro, vado a sostituire il primo punto alto. A fine giro andremo a chiudere proprio qui, quindi ci spostiamo leggermente, poi filo sull'uncinetto
e procedo, faccio un secondo punto alto, un terzo punto alto, un quarto punto alto, un quinto punto alto e fino a qui ci siamo. Ora andiamo a saltare i 2 punti al di sotto proprio come abbiamo fatto prima. Andiamo direttamente nell'archetto successivo e continuiamo lavorando il primo, il secondo, terzo, quarto, quinto punto alto. Ecco qui, saltiamo i 2 punti al di sotto, andiamo nell'archetto successivo e continuiamo in questo modo. 5 punti alti per ogni archetto al di sotto, fino a terminare questo secondo giro. Sono al termine del giro, quindi c'ho l'ultimo archetto e vado a lavorare i miei ultimi 5 punti alti. 4 e 5. Fatto questo, dobbiamo semplicemente chiudere con un punto bassissimo nel primo punto alto. Quindi entriamo, prendiamo il filo e chiudiamo e possiamo fare una catenella. Terminato il secondo giro, inizieremo il terzo giro e andremo a ripetere il primissimo fatto con le 2 maglie basse e le 3 catenelle. Però se lavorassimo un punto qui dove abbiamo chiuso e un punto subito dopo e poi le 3 catenelle, andiamo a sfasare un po' il motivo. Invece dobbiamo seguire sempre lo stesso principio, dobbiamo seguire soprattutto il motivo e dobbiamo far sì che man mano andiamo avanti con i giri, ogni motivo sia perfettamente allineato con quello al di sotto. Cosa dobbiamo fare? Semplicissimo. Ad inizio giro, anziché andare a lavorare un punto basso nei primi 2, ne andiamo a lavorare soltanto uno. Il secondo lo andiamo a recuperare a fine giro, quindi qui lo andremo a lavorare proprio qui. Dobbiamo lavorarci innanzitutto il primo punto basso. Ok, questa regola chiaramente vale anche per i giri successivi. Poi facciamo le 3 catenelle, 1, 2, 3, saltiamo 1, 2 e 3 punti e andiamo a lavorare nel quarto che coincide con il quinto del giro precedente. Ecco qui. E come notate siamo perfettamente allineati, non so come dirvi. Poi continuiamo, punto successivo, un punto basso chiaramente, e ripetiamo le 3 catenelle. 1, 2, 3. 1, 2, 3, salto e nel quarto vado a lavorare un punto basso e un punto basso nel successivo. Come notate non cambia molto, cambia soltanto l'inizio e la fine del giro. Cambia in maniera relativa, perché comunque andremo sempre a lavorare 2 punti consecutivi, soltanto che uno lo lavoriamo all'inizio e uno lo andiamo a lavorare alla fine, per cui non termineremo con le 3 catenelle e punto bassissimo nel primo punto, ma termineremo con le 3 catenelle qui, un punto basso e andiamo a chiudere. Così facendo poi ci ritroveremo direttamente sulle 3 catenelle e non ci sposteremo questa volta con la maglia bassissima come abbiamo fatto prima, ma entreremo direttamente nell'archetto e andremo a sostituire il primo punto alto. Io spero davvero che tutto sia chiaro. Se c'è qualche dubbio, qualche cosa, me lo fate sapere sempre giù nel commento. Ecco qui, sono alla fine del giro, no? Quindi punto basso successivo. Adesso ho 1, 2, 3 catenelle, ma me ne avanzano 4, 1, 2, 3, 4, vedete come tutto torna? Quindi saltiamo i primi 3 e andiamo nell'ultimo e concludiamo con un punto basso. Subito dopo abbiamo il punto basso e questo significa che a fine giro avremo sempre lo stesso modulo.
lo stesso modulo con cui siamo partite all'inizio. Ecco qui, quindi proprio non potete sbagliarvi. Catenella, fatta la maglia bassissima mi sposto direttamente nell'archetto di 3 catenelle, vado a fare un punto basso e un punto basso al di sotto. Ecco qua, primo punto alto, ne aggiungo altri 4 per un totale di 5, faccio il mio ventaglio e proseguo lavorando ogni ventaglio di 5 punti alti in ciascun archetto di 3 catenelle e 5. Ok, quindi saltiamo i 2 punti e andiamo direttamente nel successivo. È un punto molto facile da lavorare, ma d'effetto, e se utilizzate più colori come farò io non ve ne pentirete, insomma. Io a questo punto penso che abbiate assimilato bene il punto di lavorazione. Tra l'altro io ogni 4 giri andrò a cambiare il colore. Terminato questo mi aggancerò all'altro colore. Casomai facciamo una cosa, io vado avanti e vi mostro questo passaggio e poi praticamente vi indicherò il numero di giri e possiamo continuare anche da sole. Ok, sto completando il quarto giro. Quinto punto alto, andiamo a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto alto, però vi avevo detto che io ogni 4 giri avrei cambiato il colore, per cui prendo la variante blu sport, vado a fare un cappio, faccio passare il cappio attraverso il primissimo punto e attraverso l'asola che ho sull'uncinetto. Ok, in questo modo non avrò alcun scalino e poi vado a fare una catenella e sono pronta per ripartire con il punto di lavorazione. Dobbiamo iniziare con la sequenza: un punto basso, 3 catenelle, 2 punti bassi consecutivi, uno su ciascuno e così via, come abbiamo visto. È pure vero che per ovviare a questo problema avrei potuto iniziare già dal principio con una maglia bassa alle 3 catenelle di modo da terminare il giro con un punto basso. Però non ci ho riflettuto, non ci ho pensato, l'importante è che comunque ho trovato la soluzione e ve l'ho mostrata. Se non volete fare quel passaggio che abbiamo visto durante il secondo giro, allora iniziate pure con un punto basso e terminate con un punto basso, ma è lo stesso, come notate il punto di avvio e di chiusura nemmeno si nota. Comunque andiamo avanti, vi ho mostrato il cambio colore, vi mostro di nuovo come ripartire con il secondo colore. Nel frattempo mi vado a lavorare le code che ho dietro e poi vado a staccare il blu scuro. Quindi vado a fare un punto basso nel primo punto, 3 catenelle e poi salto sempre 1, 2, 3 punti e vado nel quarto e faccio un primo punto basso e poi nel successivo un secondo e poi riparto 3 catenelle, salto 1, 2, 3 punti, vado nel quarto e nel successivo e via via facciamo in questo modo per tutto il giro. Qui in alto vi scrivo il numero di giri che andrò a lavorare io insieme ai centimetri all'altezza totale della borsa. E voilà, rieccoci qua, corpo borsa completato. Troppo grazioso, che ve ne pare? A me piace tanto sia l'accostamento dei colori che il punto di lavorazione. Come avete visto, semplicissimo ma d'effetto. Comunque facciamo un breve riepilogo. Noi ci eravamo lasciati durante il quinto giro e io poi da sola ho continuato per altri 15 giri. Come vi accennavo prima, ogni 4 giri ho cambiato colore. Abbiamo 5 blocchi con 5 varianti di colore diverso, per cui ci ritroveremo con 20 giri totali. Ho raggiunto così questa altezza di 23 centimetri e va più che bene. Quindi qui cosa ho fatto? Devo ancora, no, ho chiuso con maglia bassissima. Staccheremo il filo, ovvio, e andremo a chiudere con asola di chiusura. Lo facciamo subito. Taglio, sfilo il cordino, entro nel primo punto alto e al centro dell'ultimo. Benissimo. Ok, quindi posso andarmi a nascondere il filo in eccesso, quindi scendo un po' in basso così non ho quel nodino fastidioso, anche perché andrò a foderare questo progetto in maniera davvero semplice e veloce
e molto velocemente vi mostrerò tutto. Io ho già preso le misure per andare a foderare la mia borsa. Bastano 2 pezzi di tessuto di stoffa, uno per la base e uno che riguarda sia l'altezza che la circonferenza del corpo borsa. Ecco qua, io già mi sono preparato il tutto, quindi ho un pezzo di stoffa che misura esattamente 21 cm per 11 cm, le stesse dimensioni della mia base come notate, e come notate ho anche 1 centimetro in più per lato, perché mi serve per andare a cucire la base all'altro pezzo di stoffa che rappresenta sia la circonferenza che l'altezza del mio corpo borsa. Per prendere la misura di questa lunga stoffa cosa ho fatto? Semplicissimo, ho preso il mio centimetro. Ho imbottito anche la borsa perché così sappiamo esattamente di che misura è. Ho girato attorno e ho visto che mi sviluppa 55 cm. Quindi cosa ho fatto? Anche qui ho tagliato 55 cm per l'altezza. Ho calcolato un'altezza di 20 cm su per giù, perché comunque inizierò a cucire il mio tessuto, la fodera, a partire dal primo giro in bianco, non proprio all'inizio perché qui ci andrà la chiusura. Quindi 55 per 20 cm di altezza, calcolando sempre 1 centimetro in più per lato, quindi 57 per 22 cm. Tadan! Progetto finito. Non preoccupatevi, non abbiamo saltato alcun passaggio, adesso vi dico e vi mostro tutto per bene. Dunque, ci eravamo lasciati alla fodera, io ho foderato la borsa e fra poco vi faccio vedere, e nel frattempo ho anche avviato una serie di catenelle, circa 160-170 catenelle, comunque una lunga catenella che grazie all'aiuto di un ago ho inserito tra un archetto e l'altro, come state per vedere. Quindi sono entrata ed uscita per ciascun arco, finché poi non mi sono ritrovata nell'ultimo archetto ed è venuto fuori appunto l'altra estremità della catenella. Come vedete ho chiuso, ho fatto un bel fiocco e questo è il risultato della borsa a secchiello. È venuta proprio precisa come notate, è perfetta. Ho abbellito tra l'altro ciascuna estremità della catenella con delle perline e anche qui vi mostro questo passaggio. Semplicemente ho bruciacchiato l'estremità, il cordino rimasto in eccesso, ho inserito la perlina, ho fatto un nodino, ho tagliato il filo e di nuovo accendino e ho bloccato così il nodo. Dopodiché ho preso 2 semplicissimi anelli moschettoni nella variante argento e li ho agganciati tra un arco e l'altro. Non preoccupatevi, è abbastanza resistente perché comunque tra un arco e l'altro c'è un bel po' di cordino, quindi anche se tirate un po' state tranquille che è fissato per bene. Se volete stare più tranquille vi consiglio di fissare i moschettoni qualche giro sotto. Per esempio, se avessi dovuto farlo io, avrei inserito i moschettoni qui nella variante crema e all'interno, prima della fodera, avrei inserito un pezzo di rete di modo da far passare il moschettone attraverso la rete e quindi rinforzare ancora di più l'aggancio della tracolla. Ma secondo me non è necessario, va più che bene così, altrimenti se avessi ritenuto opportuno mettere un supporto in più l'avrei benissimo fatto, ma non occorre davvero. Dopodiché mi sono ritrovata questa bellissima tracollina con il salvaspalla in similpelle, non è pelle credo, penso di no, in questa bellissima variante marroncina e ho detto sì, perché no, si abbina benissimo a uno dei colori che ho utilizzato, ovvero la variante crema, e per questo ho ritenuto opportuno appunto abbinare questa bellissima tracollina al mio progetto di oggi. Ora vi faccio vedere il suo interno. Quindi avete visto, basta slacciare un po', aprire il tutto ed il gioco è fatto. Adesso io ho i cordini che ho utilizzato tranne la variante blu perché quella è finita tutta. Ad ogni modo io ho utilizzato come al solito gli avanzi che avevo a disposizione. Adesso il blu è finito, mi sono rimasti questi qua, poi pian piano li utilizzerò sicuramente per qualche altro progetto. Occorre davvero pochissimo filato. Ho utilizzato in quantità maggiore chiaramente la variante blu scura perché ho realizzato il fondo appunto alto in rilievo e chiaro. Questo è il risultato della fodera.
Quindi pensate un po', io al suo interno ho inserito 3 pacchetti di cordino, quindi immaginate la capienza e la comodità di questa borsa che, come avete visto, è stato super facile, super veloce da realizzare. Allora, io l'ho realizzata in una mattina, quindi davvero pochissimo tempo. Può essere una borsa da utilizzare tutti i giorni, perché no? Anche fare la fodera è stato abbastanza semplice. Considerate che io non sono una sarta, non sono un'esperta di taglio e cuci, però comunque me la sono cavata anch'io, basta prendere 2 misure e andare a cucire ed il gioco è fatto. Richiudiamo insieme per farvi vedere comunque la praticità del progetto. Come notate ho fatto la catenella un po' più lunga per gusto personale, mi piace così, anche perché ho finito tutto il cordino, ho detto ma sì, utilizziamolo tutto, manco per lasciarne un pezzettino. Ok, ecco qui. Allora, magari vi do anche le misure, anche se comunque su per giù le sappiamo le misure. Abbiamo una base 21 cm x 11 di profondità, quindi abbiamo una bella profondità, un'altezza credo di 23 cm se non erro, esatto. Quindi se siete in cerca di un progetto super facile, veloce, se siete alle prime armi, se volete realizzare un progetto per un'amica, per la figlia, per la nipotina, per voi stesse, perché no, da indossare tutti i giorni, questo è uno dei progetti che fa al caso vostro. Ah, tra l'altro potreste trasformare questo progetto in un semplicissimo zainetto, perché no, per la vostra nipotina anche, basta mettere 2 bretelline qui, ci sono tutorial qui sul canale dove vi mostro come realizzare svariate bretelline, quindi anche lì non è assolutamente complicato, anzi tutto l'opposto. Amiche ed amici, siamo giunti al termine di questo video tutorial, lo chiudiamo come sempre insieme. Fatemi sapere se vi è piaciuto il progetto, se vi è piaciuto il video, supportatemi sempre con un bel pollice all'insù, iscrivendovi al canale e attivando la campanellina, così ogni qualvolta esce un contenuto, subito sarete prontamente avvisate. E poi fatemi sapere anche se vi è sembrato facile come vi avevo detto all'inizio. Ah, e soprattutto veloce, fatemi sapere anche voi quanto tempo impiegate per realizzare questo progetto. Vi aspetto giù nei commenti. Io come sempre vi ringrazio, grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia, grazie per il supporto e per l'affetto che tutti i giorni mi date. Vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial che come sempre vi consiglio di non perdere. Un bacino a tutti!